Okay, buonasera. Good afternoon, good evening, everyone. It's David Schmidt, and welcome to our product training webinar. And with me today is LifeWave leader, Phil Steinberg. Phil, welcome. Thank you David, buonasera a tutti e benvenuti a questo product training webinar e con me stasera per la traduzione Phil Steinberg. So I hope that you all had a very pleasant and relaxing holiday season and are looking forward to the year ahead. Ok, spero che avete tutti passato delle buone feste e che siete pronti per l'anno a venire. Of course, LifeWave starts off its season next week with a meeting in Las Vegas. And then, of course, I'm looking forward to seeing all of you at our upcoming meeting in March in Germany. Ok, per noi iniziamo la stagione, l'anno nuovo con il meeting di Las Vegas in 2 settimane e spero di vedervi numerosi a Francoforte in Germania. Now, last week we had a webinar with almost 900 people where we unveiled some of the new research that we've completed on X39. La scorsa settimana abbiamo avuto i nostri nuovi webinar, il LifeWave Now, con circa 900 persone dove abbiamo dato qualche notizie su tutte le ricerche fatte su X39 e che divulgheremo per la prima volta totalmente a Las Vegas. And today I'm going to be unveiling one of the images from our brain mapping study. Ok, e oggi vi vado a far vedere una immagine del nostro studio sull'effetto sul cervello. So let's go ahead and get started. Andiamo. Now, we're looking now at the science section of our website, and you can get here by clicking on the products button and then clicking on science. Ok, andando nel back ufficio sulla rubrica la parola prodotti e tutto in basso c'è scienza. And one of the studies that we did back in 2011 had to do with our carnosine patch. Ok, nel 2011 abbiamo fatto un studio interessante sul dispositivo carnosina. So one of the normal consequences of aging is that our brains begin to fail. Una delle conseguenze normali dell'invecchiamento è che il nostro cervello inizia a fallire. The question is there anything that we can do to prevent this? Ma la buona domanda è: possiamo fare qualcosa per evitare questo? I guess one question would be, when do our brains begin to decline in function? Domandiamoci quando il cervello inizia a funzionare meno bene. Here was a manuscript that was published in the Neurobiology of Aging. Ok, questo è un studio pubblicato nella rubrica Neurobiology of Aging. And I promise you this will be the only bad news I will give you today. E vi assicuro che questo è l'unica brutta notizia che vi darò oggi. Because according to this researcher, our brains actually begin to age and decline in health as early as when we're in our 20s. Perché questo studio dimostra che il cervello inizia a invecchiare già dalle 20, 25, 30 anni. You know, and I think this is really a surprise because most of us would think, well, maybe aging really starts in the brain in our 50s. E questo può sembrare una sorpresa perché se chiediamo alla maggioranza delle persone, tutti diranno circa la cinquantina.
So this information is important because it really means we have to start from a very young age taking care of our overall health and our brain. Ma questa domanda è interessante, la risposta è interessante perché vediamo che dobbiamo iniziare a proteggersi nella nostra giovinezza. So the first thing that we can do to improve the health of our brain is to make sure we're getting enough sleep each night. So, ovviamente la prima cosa da fare è assicurarsi che abbiamo abbastanza sonno. Sleeping more than 6 hours a night is going to reduce our risk of Alzheimer's disease. Dormire più di 6 ore a notte va a aiutare a evitare o diminuire il rischio di Alzheimer. Not surprisingly, diet plays a huge role in the health of our brains. Inutile di dire che la dieta, il cibo, è anche molto importante nel stato del nostro cervello, della salute in generale. So consuming healthy fats, as found in fish like salmon, will help to prevent our brain from shrinking. Quindi è importante mangiare abbastanza grasso di qualità come quello del pesce, omega 3, per mantenere e nutrire il cervello. And exercising regularly improves our circulation, which improves delivery of nutrients into the brain. L'esercizio fisico anche è molto importante perché migliora la circolazione sanguigna che serve a nutrire anche tutto il nostro corpo e in particolare il cervello. So other than these basic things, what else can we do? Quindi, a parte queste cose, direi, basiche, cosa possiamo fare? So these scientists who performed this study wanted to find out, could the carnosine patches be used to improve the function of the brain? Quindi il scienziato che ha fatto questo studio voleva sapere come la carnosina, il cerotto carnosina può aiutare nel mantenimento, il miglioramento del cervello. And what got them interested about this is that earlier there had been studies showing that the carnosine patch had improved the function of the organs. Prima di questo studio c'erano già altri studi clinici che hanno dimostrato che la carnosina in generale migliora le condizioni fisiche della maggioranza degli organi. So these researchers set up this study, and it was a fairly good study with people, 20 people in the treatment group and 20 people as a control. Ok, quindi era un studio con 40 persone, 20 con il trattamento e 20 placebo. And there were many measures of brain function that were taken. E hanno preso tante misure sulle funzioni cerebrali. So in addition to looking at short-term and long-term memory, this study also evaluated people's reaction time and the speed at which they processed information. Ok, in più della capacità di memorizzare a corto e a lungo termine, hanno misurato il tempo di reazione e la capacità di reagire bene, giusto. Now, the results of this study were very exciting. I risultati di questo studio erano realmente eccitanti. First, the carnosine patches achieved clinically statistical significant results in improving brain function. Perché primo è stato dimostrato che il dispositivo carnosina ha un effetto potente sulle funzioni cerebrali. In addition, we also saw that the carnosine patch
help to reduce the stress on the heart. Era stato dimostrato anche che il dispositivo carnosina aiuta a diminuire lo stress sul cuore. And this makes sense because carnosine is stored in the brain, the heart, and the muscle. E questo infatti può sembrare abbastanza normale perché la carnosina va in riserva nel cervello, i muscoli e il cuore. Now, of course, the patch that has everyone excited is the X39. Ovviamente in più c'è il nostro nuovo cerotto X39 che ha creato tante emozioni. Now, the X39 elevates copper peptide, and we want to know, could the X39 improve the function of the brain? Quindi alla base principalmente X39, come lo sapete, aumenta la produzione di un peptide di rame e volevamo sapere se può aiutare anche le funzioni cerebrali. So the world expert on copper peptide is Dr. Lauren Picard, and back in 2012, he did a research study looking to see if copper peptide could improve the health of the brain. Allora, la più grande referenza nel mondo dei peptidi e quello di rame si chiama Laurent Picard e nel 2012 lui ha fatto un esperimento per vedere l'effetto del peptide di rame sul cervello. So there's probably a few good reasons to suspect that copper peptide could improve brain function. Ci sono tante ragioni di aspettarsi a vedere degli effetti potenti sul peptide di rame e sul cervello. The first thing is that copper peptide helps to manage inflammation in the body. So this is important not only for our health, but of course for our brain as well. Ok, primo, il peptide di rame ha una funzione importante sul controllo dell'infiammazione, quindi ovviamente va a aiutare nel controllo dell'infiammazione anche nel cervello. Secondly, copper peptide helps to stimulate the formation of blood vessels, and this will improve circulation to the brain. Il peptide di rame aumenta la produzione, la creazione di così chiamano di blood vessel nel circuito sanguigno, che quindi va a migliorare l'apporto di nutrimenti al cervello. And then finally, the real superpower of copper peptide is that it is extremely powerful at helping to regulate our genes. E hanno scoperto che il peptide di rame è molto efficace nel controllo della nostra genetica. This means that copper peptide can get older cells to start acting like younger, healthier cells. Possiamo dire in corto che il peptide di rame permette alle nostre vecchie cellule di comportarsi come delle cellule nuove. So this would be a huge advantage if we could get the cells in our brain to start functioning like younger, healthier cells. E se si poteva permettere alle cellule del cervello vecchie di comportarsi come delle cellule giovani. So here is, let's see, bear with me. Here is the results from our brain mapping study with X39. E questo è il risultato del nostro studio sul cervello
con X39. The first thing that I want you to notice is that these results are from a woman that's 77 years old. Ok, i risultati qua sono quello di una donna di 77 anni. The first image is her baseline. So this is before she started using X39. Ok, la prima immagine è la base, prima di usare X39. The second image is what her brain looked like after only 3 weeks of X39. La seconda immagine è l'immagine del cervello dopo 3 settimane di uso di X39. And the final image is after 6 weeks of using X39. E la terza dopo 6 settimane di uso di X39. So you don't have to be a doctor to see that there was a dramatic change. Inutile essere un dottore per capire il cambiamento. Now, before she started using X39, we would say her brain was hyperactive. Prima di usare X39, quindi al momento della prima immagine, possiamo dire che il suo cervello era iperattivo. But after using X39, her brain became more calm and relaxed. E con l'uso di X39 il cervello è diventato più calma, più rilassato. And this resulted in an improvement in her brain function. E questo ha fatto un miglioramento nelle funzioni cerebrali. So Phil, I find this information very exciting because normally people always think, well, as I age, I'm going to lose my memory, I won't think as clearly, and this very clearly demonstrates that even when someone is 77 years old, they can still have a dramatic change in the health of their brain. Io, dica David, trovo questo studio incredibile perché dimostra che anche a 77 anni si può ritrovare delle capacità cerebrali di un essere molto più giovane. Now, this is only one example, and of course, we are going to be releasing more information about this study and others next weekend in Las Vegas. Quindi questo è solo un esempio e il weekend prossimo pubblicheremo altri studi, altri esempi che sono come quello molto molto importante. And for those of you that will be in Germany, and I hope to see you all there, you'll also get more of this information. Ovviamente per chi viene in Germania, e spero che sarete numerosi, faremo vedere di nuovo tutte queste informazioni. So Phil, Phil, I know you had a great experience with X39 with memory and focus. Yes. Yeah, so I bet it's interesting for you to see this. Mm-hmm. Sì. David ricorda che io, Phil, ho avuto un'esperienza con X39 sulle funzioni cerebrali e la memoria dopo un incidente e ho ritrovato la parola che era quasi impossibile di parlare, di fare una frase senza cercare il 90% delle parole. Quindi posso anch'io dire che questo prodotto sono un testimonio vivo su questo tipo di effetto di X39. Okay, so let's go to some questions, and I'm going to unmute the microphone of Jean-Paul Parody. Ok, andiamo per qualche domanda. Jean-Paul, il tuo microfono è aperto e per chi ha delle domande potete o scriverle oppure alzare la mano con il sistema.
Yeah, and he is muted, so he needs to unmute his microphone. Jean-Paul, devi aprire il tuo microfono. È chiuso da parte tua. Okay, we can come back to him. He may have stepped away from his computer. So of course, if someone would like to write in a question, they can, or they can raise their hand. Okay, let's go over to, I don't know if I'm going to pronounce this right, Tito Maianti. Ok, Tino Maiante, microfono tuo. And his microphone is open. Ok. And Tino? okay. Hello. Hello. Yes, Tino. Hello, I'm from Italy. I'm very happy to meet you. Nice to talk to you as well. I'm very happy because I'm very, very sure that X39 is very good. Thank you. We think so as well. Thank you. I use LifeWave today. Oh, on my okay. mother, 82 years would you old. like to? Yeah, go ahead. Sorry. I use LifeWave on my mother, 82 years old. How did she do? Yes. Thank you for all. Thank you very much, Tino. Appreciate it. Have a nice day. Thank you. You too. Bye-bye. All right. Well, that was nice of him. Mm-hmm. All right. Let's see if we go back. Oh, I have our team is a little quiet here today, Phil. Let me just see if there's. Jean-Paul, sei tornato? Okay. Well, that's fine. We're just at the bottom of the hour, so we can end the webinar. Okay, well, Phil, thank you so much for being here today to translate. And of course, thank you for everything that you and Rocco and your team are doing to build Italy. It's very much appreciated. Thank you, David. Ok, quindi siamo alla fine dell'ora e c'è un altro meeting che va a iniziare se non ci sono altre domande. Quindi una buona sera e grazie a voi tutti e a presto in Germania. Ok, grazie mille. Ciao a tutti. Thank you, David. Thank you, Phil.